San Giuda Taddeo, il patrono dei disperati e delle cause perse. Giuda Taddeo, o Giuda di Giacomo o Giuda l'Ebbeo, nacque in Persia il 28 ottobre 70. È stato uno degli apostoli di Gesù e primo cattolico di tutti gli armeni, da non confondere con Giuda Iscariota. Si dice che chi si rivolge con cuore sincero a San Giuda Taddeo, anche nei casi più disperati, ottenga immediata soluzione. Questo santo, poco conosciuto nel mondo cattolico, sebbene fosse parente diretto di Gesù Cristo, essendo figlio di Alfeo, fratello di San Giuseppe, e di Maria di Cleofa, era operatore di grandi grazie. Il suo nome si festeggia il 28 ottobre e non va confuso con il Giuda Iscariota, traditore di Gesù. Taddeo vuol dire il magnanimo e come tale non ha mai lasciato inascoltata alcuna preghiera a lui rivolta. San Giuda Taddeo amava andarsene in giro per le città con una tavoletta appesa al collo, sulla quale era dipinta l'immagine di Gesù. San Giuda Taddeo, un uomo gentile e misericordioso, fu scelto come apostolo e prese parte all'ultima cena, come descritto nel Vangelo. Durante la sua vita e dopo il suo martirio nel 70 d.C., avvennero diversi miracoli e interventi divini grazie alla sua intercessione. Egli subì il martirio 36 anni esatti dopo l'ascensione di Cristo in cielo. San Giuda Taddeo era un fervente evangelizzatore delle regioni politeiste, viaggiando tra il Libano e la Babilonia, e fu proprio in quest'ultimo luogo che subì il martirio insieme al suo amico di viaggio Simone il Cananeo. Successivamente, le loro reliquie furono prelevate e portate a Roma, nella Basilica Vaticana. Da ogni angolo del mondo arrivano testimonianze di grazie ricevute grazie all'intercessione di San Giuda Taddeo, noto per essere l'avvocato nelle situazioni impossibili e disperate. Molte persone hanno riferito di ricevere miracolosi aiuti per malattie come tumori, per affrontare la perdita improvvisa di un lavoro e per risolvere discordie familiari. È noto che questo antico santo usasse parole severe contro coloro che causavano conflitti e disordini sia a livello morale che materiale. Come abbiamo già detto all'inizio di questo video, una caratteristica fondamentale del metodo di evangelizzazione di Giuda Taddeo era l'uso di un'icona molto particolare. Egli portava con sé una tavoletta o una stoffa con l'immagine impressa del volto di Gesù Cristo. Questo strumento era di grande aiuto nella sua predicazione e nel convertire le persone. Questa usanza è stata oggetto di una notizia molto interessante legata all'immagine stessa. Nel 1977, la rinomata esperta di sindonologia, Emanuela Marinelli, ha avanzato l'ipotesi molto convincente che l'icona che Giuda Taddeo portava con sé e usava per convertire i popoli potesse essere il Mandylion. Il Mandylion è il lenzuolo che avvolse il corpo di Gesù quando fu deposto nel sepolcro ed è considerato l'unico testimone materiale della resurrezione. Inoltre, questa ipotesi suggerisce che il Mandylion possa essere l'antica Sacra Sindone di Torino che conosciamo oggi, la quale all'epoca potrebbe essere stata ripiegata in modo tale da mostrare solo il volto impresso di Cristo. Quando era ancora in vita, San Giuda si presentava vestito secondo il costume ebraico, un bastone da pellegrino tra le mani e una raffigurazione del volto di Cristo appeso al collo. Nessuno è mai rimasto senza aiuto da parte di San Giuda, patrono delle cause perse. Soprattutto gli studenti universitari lo invocano per ottenere un aiuto nel completamento degli studi, ma a pregarlo sono in molti, tra questi quanti hanno bisogno di un lavoro, di provvidenza per sfamare la propria famiglia e anche chi affronta una malattia incurabile. Il culto di questo santo è arrivato fino in America e oltre. Eppure, è a Roma, in via Gradisca, quartiere Trieste, che i fedeli si raccolgono in preghiera per chiedere il suo caritatevole e santo intervento. Preghiera a San Giuda Taddeo per chiedere una grazia impossibile. San Giuda Taddeo, servo fedele e amico di Gesù, tu che sei il benedetto patrono delle cause difficili e disperate, prega e intercedi per me con grande impegno, perché io sono sopraffatto in questo momento di grande miseria. Mio Santissimo San Giuda Taddeo, soccorrimi prontamente, non rigettare la mia richiesta, perché io ricorro a te con impazienza e con una grande speranza. Sapendo che è grande la tua bontà, ti prometto, San Giuda, di ricordare sempre questo favore e di non dimenticare mai di onorarti come mio potente protettore e mio grandissimo benefattore. Chiedere la grazia.
San Giuda Taddeo, apostolo glorioso, trasforma ogni mia pena in una gioia. Recitare il credo, il Padre nostro e il Gloria.